Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il Cyborg, edizione De Agostini in scala 1:3, altezza circa 62 cm, uscita numero 52 delle 100 uscite previste, ma non è da escludere che la De Agostini possa fare quello che ha fatto con Iron Man e proporre un'opzione di 20 uscite dove presenterà l'armatura danneggiata del Cyborg. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, grazie per continuare a dar vita al canale, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Farò tutti e 4 i montaggi in un solo video perché non sono affatto complessi, adesso lo vedrete anche da voi. Qui troviamo il supporto inferiore del giunto lombare, la plastica è verniciata esternamente, però come già dicevo sul video unboxing, le plastiche sono veramente scarse. Cosa intendo per scarse? A parte la leggerezza, che poi vabbè dipende dal materiale usato, non è che tutto ciò che è leggero non è un ottimo materiale, ma si sente che la plastica non è flessibile, è molto rigida e molto sottile. Quindi diciamo che i punti deboli quando trovate delle plastiche così rigide sono i perni qua che vi si possono rompere. Quello è il problema. Una serie di viti BP da avvitare nella plastica, quindi ricordatevi assolutamente non dovete usare nessun tipo di lubrificante qualora vi voleste creare i filetti. Io me li creo, ecco perché vedete soltanto una vite che è quella che mi è avanzata. Sapete che ogni azienda ne lascia sempre una o due in più. Io sono andato già ad avvitarmi le viti BP qui, e poi sono andato ad avvitarmi le viti qui, perché dobbiamo andare a prendere il giunto che abbiamo montato nell'uscita numero 51 perché verrà fissato poi in questo spazio. Quindi vado a rimuovermi le 3 viti, alla fine dei montaggi vi faccio vedere tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 50. Fatemi leggere che oggi ho fatto un po' di video e faccio un po' di confusione. Numero 55, ecco qua, e poi ci salutiamo. Se vorrete darmi un'ulteriore mano d'aiuto, condividete i miei video nei gruppi dedicati e questo sicuramente mi aiuterà per aumentare la crescita del canale. Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi. L'altra settimana 25 di voi hanno condiviso i miei video e io di questo non posso che esservene grato. Le mettiamo prima tutte e 3, controlliamo e poi stringiamo, non prima. Perfetto. A questo punto, per terminare questo montaggio del fascicolo numero 52, non mi rimane che rimuovere le 2 viti BP, queste,
Scusatemi ragazzi, io lavorando da dietro non vedo molto bene dal telefonino. Poi con questo perno rivolto verso di voi inseriamo questo così e avvitiamo. Non esagerate a stringere perché poi tanto verrà incapsulato dentro con l'altro pezzo. Stringete sì, ma senza esagerare, altrimenti rovinate il filetto nella plastica. Bene, numero 52 terminato. Numero 53. Vi faccio dare una vista sommaria dell'interno del fascicolo e poi procedo al montaggio. Questa è la base che danno a tutti, che è compresa nelle uscite del fascicolo. Io sapete che ho sottoscritto l'abbonamento premium e quindi, se mi seguite lo sapete, sono già alla quinta uscita delle 10 previste della base premium. Troviamo la prima parte di 2 della base e il connettore lombare, una serie di viti EP dove io sono andato già ad avvitarmela, eccola qui, e mi sono creato il filetto. Prendo questo, mi rimuovo la vite, qui non vi potete sbagliare perché nel foro superiore va il perno e sotto la vite che ho appena svitato adesso. Questi componenti servono per il corretto movimento della vita del modello. Mi raccomando, verificate che tutte le viti siano strette bene e poi, guardate, non so se si vede, così è un po' inclinato verso sinistra. Voi dovete metterlo diritto. Non vi fidate mai delle sedi dedicate, perché un po' di tolleranza c'è sempre, quella tolleranza vi fa mettere il pezzo un po' storto. Ecco qui. Anche questo fascicolo e quindi montaggio è terminato. Passiamo al numero 54. Abbiamo la prima fase del bacino e abbiamo sempre la prima parte della base dove andremo a mettere le giunture qui, che poi permetteranno anche al pezzo che vi farò vedere successivamente della base di rimanere unita. Comunque sono fascicoli molto interessanti, leggeteveli, non vi fermate solo al modello, perché veramente c'è da imparare qualcosa in più, un po' più di qualcosa in più. Altre vi faranno anche rabbrividire, poi dipende sempre come la scienza deciderà di usarle, lì ci vuole tantissima intelligenza che non ha niente a che vedere con la cultura. L'intelligenza è un po' come la sensualità, o ce l'hai o non ce l'hai. Ecco il bacino.
Questa è la parte posteriore esterna del bacino, plastica, esternamente verniciata, molto bene. Poi abbiamo 3 connettori, ce ne sarà poi un altro che sicuramente ci verrà consegnato successivamente in corso d'opera, 2 serie di viti EP e CP, entrambe da avvitare nella plastica. Ricordatevelo, io ve lo dico sempre, non usate mai lubrificanti. Allora guardate, con le viti EP sono andato a crearmi il filetto qui, dove vedete le viti già avvitate. Con le viti CP, che sono più grandi, anzi, no, sembrano abbastanza simili, comunque le CP sono andato ad avvitarmele qui, e attenzione ad avvitarle qui perché non vanno messe diritte, ma vanno messe come è inclinato il perno. Attenzione. A questo punto prendo questo splendido pezzo inferiore del nostro Cyborg, bellissimo, mi vado a rimuovere le viti. Queste vi ricordo essere le EP, e queste sotto sono le CP. Abbiamo detto che la parte posteriore, quindi lo metto così, le viti vanno avvitate qui. Guardate, le EP cerco di farvele vedere con la punta del cacciavite, dove vedete il cacciavite inserito, ne va una di qua e una di là. Ecco, e uno ovviamente dall'altra parte. Ti aiuta molto mettere il modello giù così in orizzontale e guardare appunto che si riesca a vedere il foro. Prendo quindi le viti EP, anzi qui mi serve un cacciavite più lungo, altrimenti lavoro male. Ecco qui. Così. Ricordatevi di non stringere tutto subito, mettiamo tutte e due, controlliamo e stringiamo. Probabilmente non si vedrà dove sto avvitando, ma ve l'ho fatto vedere prima. Perfetto, adesso non mi rimane che stringerle tutte e due.
Ecco fatto. Questa è la parte che ho appena montato. Adesso mi fa lavorare sulla prima parte della base. Io sono già andato a mettermi... Ah, scusatemi, no. No. Devo mettermi ancora le due viti CP, perché abbiamo messo le viti EP sopra, ma ci vanno le due viti CP qua sotto. Adesso vi faccio vedere se ce la faccio. Provo ad indicarvi il foro col cacciavite, spero si veda qualcosa. Dove c'è la punta del cacciavite va la vite, una lì e una da quest'altra parte qui. Io non vedo niente dal cellulare, mi auguro di essere riuscito a farvele vedere. Adesso stringo, metto la vite da una parte all'altra e stringo. Ovviamente non vi posso far vedere nulla perché è davvero una posizione abbastanza scomoda. Ecco perché vi ho esortato a farvi sempre i filetti. Per me, vedete, è molto più semplice questa operazione perché me lo sono già creato prima sia di qua che di là e sono certo che la mia vite si inserisce perfettamente nella maniera più corretta. Ecco, adesso posso davvero dire che questo pezzo l'ho montato. Adesso prendo le viti EP che io ho già avvitato qui, scusatemi, ero ancora con l'inquadratura ravvicinata, non l'avete visto, comunque avevo messo le tre viti qui, le EP, queste. Semplicemente prendo questi e avvito, ma non stringo forte, aspetto di andare a mettere poi nell'uscita successiva l'altro pezzo sopra e poi stringo tutto. Vedete, questo non ce lo fanno mettere, ma ci verrà consegnato sicuramente nelle prossime uscite. Ecco, questi poi vanno inseriti qui ovviamente. Numero 54 è terminato. Ultimo numero del nuovo pacco che ho ricevuto. Vi sarete accorti che ci ho messo un po' a fare questi video, mentre invece il video unboxing l'ho fatto già diversi giorni fa, perché chi mi segue e se non ha mandato avanti il video veloce avrà anche sentito che ho dovuto far sostituire due pezzi fallati, quindi mancava tutta questa gamba che era stata aperta. Adesso è perfetta e quindi non avrei potuto montare il resto e così ho aspettato. La seconda fase della base 2.
Queste sono le frasi che a me fanno paura, poi dipende come uno le interpreta ovviamente. Oltre il limite, ecco. Che non è la stessa cosa che migliorarsi, Migliorarsi è una cosa, andare oltre i limiti è un'altra. Comunque, qui abbiamo questo pezzo che dobbiamo conservare, che è il coprivite poi che dovremo usare quando andremo a mettere la staffa di sostegno, quindi mettetelo da parte in una bustina e conservatelo. Troviamo una serie di viti EP, anche qui sono andato già a crearmi i filetti, adesso vado semplicemente a svitarle, ad unire l'altro pezzo che abbiamo visto nell'uscita numero 54 e abbiamo terminato tutti e quattro questi semplici montaggi. Ecco qui. Prima di stringere dobbiamo guardarlo dalla parte superiore e poi comunque non ci sono stati ancora dati, adesso vi faccio vedere, come vi stavo dicendo, non ci sono stati ancora dati i due registri fondamentali, che sono quelli che si mettono poi qua, che ha fatto Ironman, ha fatto la stessa cosa, che poi vi centreranno il disegno di Robocop. Quindi ecco, non stringete assolutamente forte queste viti, altrimenti poi prima di andare a inserire nuovamente questi pezzi dovrete allentarle tutte, ricordatevelo. Solo dopo aver messo questi due pezzi potrete stringere bene le viti, non prima. Ecco qui. Certo è meglio di niente, però vi posso garantire che io che ho fatto la base premium è tutto un altro dire. Questi li metto qui. Adesso vi faccio vedere tutto il resto, Vi volevo far vedere anche lo sgancio coscia tramite questo pulsante all'interno, questo. Io vado a premerlo e lui funziona perfettamente bene, guardatevi il video. Ecco, se non mettete l'olio forse è ancora meglio il grasso, come ho fatto vedere, perché vi funziona lo stesso. Quindi se l'avete messo potete pulirlo, comunque dà un bel colpo quando apre. Come vi ho detto, secondo me la De Agostini ha sbagliato a fare le parti in plastica, parlo del movimento dello sgancio coscia per poi accedere alla pistola, perché la molla spinge molto forte e l'unghia di battuta di fermo che consente al pezzo di rimanere poi unito una volta aperto è in plastica e quindi col tempo uno non ci deve giocare, però si spera che non si danneggi. Questo è quello che succede quando, ed è quello che deve succedere quando premete il vostro pulsante. Oh, scusate, avevo messo il dito dietro e non si è visto che si è aperto. Così. Vi faccio vedere. Ecco. Pistola. Culatta otturatore cane abbattuto.
Il grilletto anche è mobile, ovviamente non funziona, è solo per bellezza, così come anche il cane si abbatte e si tira su da solo. Culatta otturatore che scarrella e addirittura il caricatore. Ecco qui. Inserisco, chiudo, premo finché non vedo il perno che fuoriesce di qualche millimetro, vuol dire che è penetrato nel foro dedicato per il bloccaggio della coscia. Ecco fatto, così è perfetto. Questo lo mettiamo qui. Abbiamo il nostro braccio destro, mancano ancora delle coperture, sapete che io consiglio sempre di mettere alla fine. Ho dovuto modificare tutte le falange, falangine e falangette per poter consentire alla mano di tenere la pistola in puntamento, altrimenti è impossibile. Anche qui è un errore che hanno commesso quando l'hanno progettato. Comunque si interviene e si riesce a risolvere tutto. I due semitoraci, e questa è la prima uscita, dove poi ci sarà il volto di Alex Murphy in lattice. Secondo me sarà bellissimo. La tenuta è garantita da una grossa calamita con sotto qua la piastra in metallo, dietro è così. Ecco qui, adesso mi voglio togliere una curiosità, che è quella di andarlo a pesare. Proviamo a vedere quanto pesa fino adesso, ovviamente. Io penso che arriveremo come con Iron Man almeno a circa 4 kg. Vediamo. Guardate, solo questo pesa 2,32 kg, che per i nostri amici non italiani che hanno un'unità di peso differente dalla nostra, il peso è questo. Mettiamoci anche dentro qua il braccio delicatamente. E questo guardate, 2729 grammi. Avete visto? Considerando che ci va anche un altro braccio, vediamo, il braccio pesa 337 grammi, quindi siamo già a oltre 3 kg solo con il braccio, quando ci arriverà anche quindi il sinistro. Poi abbiamo tutta la parte sopra, sì, arriveremo a 5 kg almeno. Penso che 5 kg dovremmo arrivarci. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo. Un abbraccio ragazzi, un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, aiutatemi a crescere, non di pancia, perché di quella ragazzi, per carità, ne ho da darvene. Grazie del vostro tempo e vi auguro un sereno prosieguo di giornata. Ciao a tutti.